Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di nuovo di spade, ma lo facciamo con un libro eccezionale. Bentornati, come sempre grazie per il vostro supporto, che siate abbonati o Patreon e quindi vedrete questo video in anteprima, che siate semplicemente iscritti o che vediate questi video fino alla fine e li condividiate. Tutti questi sono modi per supportare il lavoro della Fara, grazie mille. Bene, veniamo a noi. Parliamo nuovamente di spade. Le spade sono un argomento affascinante sempre, in particolare in chi segue il nostro canale c'è un grande interesse sull'argomento. Come mai parlare di un libro che, se avete dato una scorta al titolo nell'introduzione, si chiama La spada nell'Inghilterra anglosassone fra V e VII secolo? Quindi cosa c'entra con i Longobardi? Beh, partiamo dall'antefatto. Alcuni mesi fa stavo chattando con una giovane archeologa che stava lavorando proprio a una tesi sulle armi longobarde e mi chiedeva se avessi conoscenza di una monografia sulle spade longobarde. Purtroppo ho dovuto rispondere di no. Che io sappia, non esiste una monografia sul tema. Esiste il meraviglioso testo di Vasco La Salvia, del professor Vasco La Salvia, Archeometallurgia delle spade longobarde, un testo però che appunto è focalizzato sull'archeometallurgia, quindi principalmente sulle informazioni che si possono avere dall'analisi delle lame delle spade longobarde e sulla loro produzione. Un tomo fondamentale da avere ovviamente, ma che non analizza nel complesso le spade longobarde. Il testo invece di cui parliamo oggi fa proprio questo, analizza completamente il fenomeno della spada nell'Inghilterra anglosassone fra V e VII secolo e lo fa senza lasciare indietro nessun aspetto. In più, gli autori, i due autori principali, Paul Mortimer e Matt Bunker, sono membri dei già citatissimi su questo canale Wulfednas, il miglior gruppo di ricostruttori altomedievali che voi possiate trovare in tutto il pianeta. Sono dei grandi esperti del tema, sono degli ottimi ricostruttori e insieme a diversi colleghi, ad esempio fra gli altri già citati nei nostri video, trovate dei contributi di Stephen Pollington. Il tema della spada viene sviscerato in ogni sua declinazione. Però, perché dovrebbe interessare anche a noi che trattiamo i Longobardi? Beh, innanzitutto facendo nostre le parole proprio del professor La Salvia. Esiste una coinè metallurgica nel mondo germanico, le tecniche di produzione, in parte anche il gusto estetico, la funzionalità, la tipologia delle spade sembra essere appunto una conoscenza molto specialistica e a un livello molto elevato, ma diffusa in tutto il mondo germanico. In più, lo studio che gli autori fanno in questo libro guarda il continente come termine di paragone e di conseguenza i riferimenti alle spade, sebbene a quelle inglesi, trovano dei corrispettivi col mondo continentale, quindi con quello franco, alamanno, bavaro e longobardo. Di conseguenza questo libro può interessare chiunque di noi appassionati del tema. Attualmente è disponibile solo in inglese, se non sbaglio, però vi assicuro che la lettura è affascinantissima. Proviamo un attimo ad analizzare come è strutturato il testo. Vi leggo semplicemente l'indice per darvi un'idea degli argomenti. Vediamo un po'. Allora, c'è un'introduzione ovviamente, poi c'è un'analisi sulla letteratura scientifica già pubblicata sul tema, quindi se uno poi volesse approfondire o andare a guardare a studi precedenti, vengono forniti tutti gli studi fondamentali sull'argomento delle spade nel mondo anglosassone. Poi c'è un capitolo di background, quindi la guerra, la società, re e aristocrazia e qualcosa riguardo alle credenze. C'è poi un capitolo dedicato allo Staffordshire Hoard, un ritrovamento recentissimo e preziosissimo e importantissimo avvenuto in Inghilterra. Poi un capitolo dedicato al ferro e all'acciaio, quindi appunto all'archeometallurgia vera e propria, all'approfondimento sulle caratteristiche tecniche dei metalli utilizzati in queste spade. Un capitolo dedicato proprio al pattern welding, cioè a quello che noi in italiano tendiamo ancora a chiamare pseudo damasco,
cioè alla tecnica di produzione di più acciai saldati insieme per martellatura. Ne abbiamo già parlato, vi lascio dei video. Un capitolo dedicato ai diversi pattern di questi pseudo damaschi nelle spade, un capitolo dedicato al fabbro, sia dal punto di vista tecnico, la produzione del carbone ad esempio, ma anche a quello forse più affascinante e interessante, legato alla mitologia del fabbro. Ne abbiamo già accennato tante volte. Il fabbro è una figura liminale, non solo nel mondo germanico. Ci sono studi di antropologia e di storia delle religioni che mostrano che è lo stesso in Africa o in Asia. Magari vi lascio qualche libro in descrizione, ma di italiano la cosa più interessante che potete trovare è il Sacro Artefice di Paolo Galloni, che a sua volta riporta tutta la bibliografia che volete su questo argomento. Ecco, il fabbro è una figura liminale, un po' per la sua capacità di trasformare la materia, un po' perché per il suo lavoro normalmente è obbligato a risiedere al di fuori del centro abitato principale, sia per la sicurezza dell'abitato, sia per avere il materiale a disposizione, per la produzione del carbone, eccetera. Quindi molto affascinante, tutti i riferimenti a Volund, ai nani, potete trovare un approfondimento, diciamo, antropologico. Un capitolo dedicato al rapporto percentuale di presenza di spade nelle sepolture e nei cimiteri, per capire quante ce n'erano e quanto spesso vengono indagate. Poi un'analisi specifica dei dati sui cimiteri e poi uno sulla decorazione delle spade, cioè l'impugnatura, l'elsa, le guardie, la decorazione ad anello fisso, ad anello mobile, tema affascinantissimo di cui ci sono alcuni esemplari longobardi, soprattutto del centro Italia, ma parlavo ieri sera con Ivan, il nostro amico danese, membro degli Utariar da pochissimo, che sta lavorando proprio su questo argomento e mi mostrava una spada conservata invece a Milano. Ecco, Ivan, mi spiace, non si vede Zelda negli ultimi video perché fa caldissimo e si nasconde in sala di registrazione sopra l'armadio. Tornerà fuori con un clima più civile. Ecco, quindi anche questo, le spade d'anello. E poi le tipologie di lame, quando sono larghe, quando sono lunghe, la forma della punta, la copertura delle spade e di conseguenza il fodero col suo strato in pelliccia interno, la sua anima in legno, spesso in salice o pioppo nel caso anglosassone. Noi abbiamo studi molto recenti sulla tomba 40 della necropoli della Ferrovia di Cividale, dove invece il legno è ontano, ma la struttura di pellicetta, legno e una copertura probabilmente in pelle molto sottile è esattamente la stessa del mondo anglosassone. Quindi approfondire questa tipologia vuol dire approfondire la tipologia anche longobarda. C'è poi la questione della sospensione della spada, e quindi un capitolo dedicato a come la spada venisse indossata. I sistemi di sospensione alla cintura, la seconda cintura penzolante per permettere l'inclinazione della spada, il ponte passante sul fodero per permettere invece la sospensione della parte iniziale della spada, i sofisticati sistemi di sospensione tramite i bottoni a piramide, affascinantissimi elementi, o le perle vitree, tutti elementi che possiamo ritrovare anche nel contesto continentale, quindi utili anche per noi che studiamo i Longobardi. Un approfondimento sulle piramidi, appunto, e poi una conclusione. Infine, un approfondimento più socio-antropologico, e quindi i nomi delle spade e il vocabolario legato alle spade nel mondo anglosassone e nell'inglese antico, le rune sulle spade e sulle armi in generale, i marchi di produzione sulle spade, e poi un approfondimento sulla riproduzione della spada del tumulo 1 di Satomu, quella del cosiddetto Re Redwald, che è normalmente indossata nella ricostruzione da Paul Mortimer, in diversi sottocapitoli, un approfondimento sulla spada nel mondo del reenactment e poi sull'utilizzo della spada nel mondo anglosassone. E anche sui traumi causati dalla spada, e poi il significato della spada dal punto di vista ideologico, tentando di calarsi nel modo di intendere il mondo e la vita, la società e la guerra fra V e VII secolo. Come capite, il testo è meraviglioso,
ha a disposizione, saltando la bibliografia, 441 pagine fittissime, piene di splendide immagini originali, di ricostruzioni grafiche, meraviglioso, un libro fondamentale per chiunque sia appassionato di questi argomenti. E come avete sentito dai piccoli riferimenti che ho fatto, buona parte di quanto viene descritto delle spade anglosassoni può trovare un corrispettivo nelle spade longobarde, dove purtroppo fino ad oggi manca uno studio di questo tipo così sistematico. Di conseguenza vi invito a leggere questo libro, ad appassionarvi ancora di più al meraviglioso mondo alto medievale, momento in cui noi dell'affare lo diciamo sempre, nasce l'Europa come la intendiamo oggi. E se è vero che nasce anche a fil di spada, ovviamente, questa Europa, nella grande coinè metallurgica e simbolica della spada nel mondo germanico alto medievale, troviamo le radici delle origini comuni che condividiamo con gli altri cugini europei. Se siete arrivati in fondo a questo video, vi sfido. Chi di voi ha già questo libro, chi lo acquisterà in futuro, vediamo se riuscite a trovare il mio nome al suo interno. Per il resto, ci vediamo presto. Ricordatevi di seguire l'evento di Satomu tramite i canali social di Wulfednas e Mandi!